Benvenuti amici dell'uncinetto anche oggi sul mio canale. Io sono Rosa Parlato e oggi vi mostro come realizzare in maniera diversa la borsetta a molla. Lavoreremo semplicemente un pannello con una tecnica velocissima. Per i materiali uso i materiali di Borgo dei Pazzi sul sito di gomitoli.com. Per realizzare la borsa, sia nel box informazioni che nel primo commento, trovate il link per acquistare direttamente il kit della borsa. Per il kit avete un codice sconto del 30%. Questo codice sconto sarà attivo per soli 3 giorni, quindi da oggi fino al 17 gennaio 2024. Il link per acquistare lo trovate sotto al video e nel primo commento. Per questa borsa troverete nel kit una molla da 25 cm, una coppia di manici da 50 cm, una rocca da 500 g di cordino polipropilene e 4 anelli apribili. Passiamo adesso al tutorial. Per il tutorial la prima cosa che dobbiamo fare è andare a prendere la misura della nostra molla. Siccome noi lavoreremo un pannello, dobbiamo prendere la misura che va, vedete, da questa parte qui, quindi un po' più sopra, fino ad arrivare a quest'altra parte. Quindi dobbiamo far girare, vedete, il metro in questa maniera. Questa molla che adesso vi faccio vedere è la piccola da 19 cm e come contorno ha praticamente 33 cm. Nel mio caso invece io ho usato una molla più grande, vedete, per la borsa che vi faccio vedere nel tutorial è più grande rispetto a questa ed è una molla da 25 cm. Quindi nel mio caso, per la misura che va da un lato, vedete, all'altro, quindi lavorerò un pannello, io devo avere 36 centimetri. Quindi dobbiamo andare a mettere su un numero di catenelle che non sia di 36 centimetri, ma che una volta lavorate le maglie basse arrivi a 36 centimetri. Quindi in questo caso voi dovete fare anche un po' di prove. Io ho fatto le mie prove e ho bisogno di mettere su 46 catenelle con uncinetto 4,5. Lavorate le mie 46 catenelle, io non devo fare altro che iniziare la lavorazione a maglia bassa. Qui ho, vedete, la catenella, giro il mio lavoro e entro nella solina, vedete, retro, e lavoro una maglia bassa e devo lavorare una maglia bassa in ogni punto. Ovviamente in base al cordino che voi avete userete l'uncinetto appropriato. In questo caso per questo cordino l'uncinetto 4,5 va bene. Quindi una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare alla fine della nostra riga. Completata la riga io avrò 45 maglie basse. Adesso una catenella, giro il mio lavoro, entro in ogni maglia bassa sottostante e lavoro, vedete, una maglia bassa prendendo sempre entrambe le asole. E completo un'altra riga di 45 maglie basse. Completata la seconda riga dobbiamo proseguire sempre alla stessa maniera, una catenella, giriamo il lavoro e una maglia bassa in ogni maglia bassa e andiamo a proseguire in questa maniera fino ad arrivare ad un totale di 6 righe. A questo punto avrò una striscia da 4 cm per 36. Completate le nostre 6 righe, vedete, entriamo dal lato opposto dove abbiamo la codina del filo, chiudiamo a maglia bassissima e una catenella e adesso entriamo nello stesso punto, vedete, prendendo entrambe le asole, guardate bene, io entro e lavoro una prima maglia bassa, di nuovo prendo entrambe le asole sia da un lato che dall'altro, una maglia bassa e lavoro una maglia bassa in ogni punto, creando, vedete, una piega praticamente. Questa sarà la prima piega della nostra borsa e proseguo così. Completata la nostra cucitura, una catenella, giriamo il nostro lavoro e dobbiamo andare a lavorare il nostro pannello. Entro nel primo punto e lavoro una maglia bassa. Entro nel secondo, lavoro una maglia bassa. In ogni punto vedete una maglia bassa. Qui praticamente noi possiamo decidere anche di cambiare la lavorazione e lavorare invece che un punto basso un altro tipo di lavorazione.
completiamo la riga di maglie basse fino alla fine. Completata la riga, una catenella, giriamo il lavoro e di nuovo nella prima maglia bassa una maglia bassa e una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante. E andiamo a proseguire fino alla fine. Completata la riga, vedete, abbiamo lo spazio del foro e non dobbiamo fare altro che andare a proseguire sempre alla stessa maniera, una catenella, giriamo il nostro lavoro e in ogni punto una maglia bassa, fino ad arrivare ovviamente all'altezza che desideriamo. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe e quanti centimetri ho realizzato. Ho lavorato un totale di 77 righe, comprese le 6 righe iniziali che poi ho ripiegato. Il pannello ha una misura di 36 cm di larghezza e un'altezza totale di 52 cm. A questo punto, vedete, io devo andare a ripiegare anche quest'altra parte. Quindi dal lato opposto, quindi qui vedete è dove ho la riga del dritto che ho lavorato la maglia bassa, ripiego e conto. Questa è una riga, 2, 4, 6, 7 righe totali e devo andare a ripiegare, vedete, su quella che è la riga centrale in questa maniera qui e vado a mettere semplicemente delle pinze. Quindi saranno più o meno gli stessi centimetri che andiamo a ripiegare come l'altra parte. Una volta vedete che abbiamo fissato la nostra piega, tagliamo una codina abbastanza lunga da permetterci di andare a cucire con un ago. In questa maniera, vedete? Dobbiamo cucire sempre nello stesso lato, quindi nella stessa riga. Entro qui e inizio a fissare ovviamente la piega e poi vedete non facciamo altro che andare a cucire. Quando avrò completato, vedete, l'intera cucitura, questo sarà il risultato. Adesso dovete tenere presente che questa è la parte del rovescio, quindi significa, vedete, che ho le due parti del dritto e queste sono le due parti del rovescio, quindi è facile, vedete, individuarla perché avete, vedete, il righino della maglia bassa. Adesso io andrò a sfruttare, vedete, sempre questa codina per andare a cucire il pannello in questa maniera qui. Quindi andiamo a mettere il pannello in maniera lineare dal bordo, dovete metterla in maniera lineare, in questa maniera qui, vedete, io sono così, semplicemente entro nell'altra parte del pannello e vado a cucire. Anche qui potete aiutarvi con delle pinze in modo che andate a cucire bene. Quindi poggiamo così, vedete, il filo e andiamo a cucire. Una volta completata, vedete, la cucitura, io nascondo il mio filino sempre all'interno e poi vado a saldare con l'accendino in questa maniera qui. Adesso non dovete fare altro che andare a cucire anche l'altra parte.
Quindi appoggiate sempre, vedete, in maniera lineare, e vi potete aiutare sempre con una pinza per bloccare la parte superiore, in questa maniera qui. Vi agganciate al punto subito dopo i fori e andiamo a cucire. A questo punto andiamo a prendere la misura per una fodera. Praticamente la fodera dovrà essere, vedete, identica alla borsa, quindi un pannello che ovviamente andremo poi a cucire nei lati e infileremo nella borsa cucita solo ai bordi. Adesso guardate, ho capovolto la mia borsa, quindi questo, vedete, sarà il risultato una volta che capovolgiamo la borsa. Sistemiamo tra le mani. Adesso non faccio altro che aprire la mia molla e la vado a smontare. Guardate, nei lati c'è questo chiodino che semplicemente io vado a togliere, e dobbiamo semplicemente andare ad infilarle in ognuno dei lati. Quindi infiliamo prima in un lato e poi ovviamente andiamo a infilarlo nell'altro, vedete, in questa maniera qui. Ovviamente vi dovete regolare bene per la larghezza, vedete, io mi sono regolata col mio cordino in questa maniera qui. Allora, se avete difficoltà a far passare questo gancio, potete mettere della carta gommata. Nel mio caso, devo dire la verità, non ho proprio nessuna difficoltà. Facciamo scorrere piano piano questa maniera, ed ecco, vedete che abbiamo infilato la prima parte. Adesso giriamo e andiamo a infilare quest'altra parte, vedete, sempre all'interno. Ricordatevi di controllare il verso, ok? Altrimenti infilate male, quindi andate a controllare che il verso sia esatto e la andiamo a infilare anche da questa parte qui. Adesso andiamo a rimettere il nostro chiodino. Adesso, se vogliamo creare l'effetto del laterale, non facciamo altro, guardate, al centro qui nei lati io entro, guardate, proprio nella punta e faccio in questa maniera qui. Al centro, guardate, dove ho la cucitura, vado a ripiegare finché, diciamo, ottengo la piega che io voglio. In questo caso ho 2, 4, 6 righe da un lato, 2, 4 e 6 righe dall'altro. Quindi noi pieghiamo in questa maniera qui, e qui ovviamente andatevi a bloccare sempre con una pinza, perché andiamo a fare una cucitura che potete fare sia internamente che esternamente. Stessa cosa, vedete, da quest'altra parte. Qui ho il centro della cucitura, entro, vedete, così man mano, e anche qui dobbiamo, vedete, qui ho la cucitura centrale e devo fare la stessa cosa, 2, 4, 6, e farò una piega che corrisponda praticamente 2, 4, 6 così, 2, 4, 6 così, vedete, dobbiamo avere praticamente la stessa piega sia da un lato che dall'altro, e quindi andiamo a cucire così, vedete, dal centro conto 2, 4, 6 e sulla sesta inizio a cucire.
Ovviamente questi fili li andiamo a nascondere all'interno e a saldare con accendino. Andiamo adesso a cucire alla stessa maniera anche dall'altra parte. A questo punto vedete, una volta che noi abbiamo cucito i laterali, ecco come si presenta la nostra borsetta. All'interno le linguette, vedete, che noi abbiamo ripiegato e cucito, ovviamente andranno poi coperte con la fodera. Potete fissare questa linguetta ovviamente al fondo con un punto, se preferite, perché magari dopo, anche se foderate, vi può dar fastidio il fatto che si muova, però vi posso dire che insomma non dà nessun fastidio. Vedete, la potete fissare sia sulla parte alta della borsa che sul fondo, insomma come preferite, o lasciarla semplicemente così. Adesso ovviamente andate a foderare come più vi piace la vostra borsa. Potete usare del feltro, ma vi posso dire che anche una fodera di stoffa va benissimo, perché praticamente la nostra pochette, vedete, si mantiene benissimo anche così, visto che io ho usato il cordino. Vi ringrazio come sempre di seguire i miei tutorial e vi saluto rimandandovi proprio ad uno dei miei prossimi tutorial.